Buongiorno ragazzi, benvenuti anche per questa volta, è la terza, ultima lezione sull'Ungheria. Mi dispiace se queste lezioni sono inusualmente lunghe, forse troppo lunghe. Abbiamo la nostra bella cucciolotta Sofì. Saluta il nostro pubblico, Sofì, non fare la screanzata, che forse è stanca e quindi è più tranquilla del solito, ama essere coccolata e così via. Allora, vuoi stare con me per questa video lezione? No, inizia a mordere, è meglio che la facciamo andare la nostra portafortuna perché Sofì è una mascotte e gatta portafortuna. Allora, per quanto riguarda l'ultimo periodo della storia dell'Ungheria, per cercare di far capire meglio, io ho creato quest'albero genealogico che spero non sia del tutto incomprensibile, d'accordo? Spero che non confonda ancora più le cose, perché vorrei cercare di spiegare la storia dell'Ungheria nell'ultimo periodo, fino alla conquista degli Ottomani, inserendola nel contesto dei regni dell'Europa dell'Est, e quindi l'impero germanico, e quindi la Boemia, e quindi la Polonia, e in più ovviamente alcune famiglie nobili dell'Ungheria, perché la storia dell'Ungheria è difficilmente comprensibile se non la si vede in relazione con altri stati. Quindi però ci sono i matrimoni regali e ci sono gli amanti regali e ci sono insomma tante cose piuttosto complicate. Spero che insomma si capisca insomma qualche cosa. Abbiamo visto alla fine della lezione scorsa che Mattia Hunyadi, detto il Corvino, in latino Corvinus, viene eletto nuovo re d'Ungheria nel 1458, resterà sul trono fino al 1490 dopo un'aspra lotta per la successione. Abbiamo rimarcato, lo ripeto, che Matteo Hunyadi, detto il Corvino, lo chiameremo Mattia Corvino, è l'unico, è un re nazionale ungherese che poi venga dalla Transilvania, non ha nessuna importanza, d'accordo? La Transilvania faceva parte dell'Ungheria, è il primo re nazionale da tanto tempo, perché in precedenza, ricordate, erano stati eletti gli Asburgo, erano stati eletti gli Angiò da Napoli e così via, e anche altre dinastie. E invece finalmente Mattia Corvino è un re ungherese, un re nazionale, ma purtroppo anche dopo di lui la nobiltà ricomincerà ad eleggere re stranieri deboli per poter spadroneggiare, per questo lo fa la nobiltà, che porteranno alla fine dell'Ungheria al disastro. Attenzione, Mattia Corvino viene eletto però con delle forti restrizioni, perché in realtà la grande nobiltà vuole garantirsi il potere, non vuole che Mattia Corvino sia un re forte, e quindi tra l'altro Mattia Corvino era minorenne, e quindi la grande nobiltà ha buon gioco nell'affidare la reggenza per controllarlo allo zio Michele Silaghi. Scrivo qui che è l'unico posticino che mi rimane alla reggenza dello zio Michele Silaghi. Viene limitato ulteriormente il potere di Mattia, affidando l'incarico di palatino, il titolo di palatino, a Ladislao Garai. Ricordate l'importante famiglia dei magnati, grande nobiltà ungherese dei Galai. Tuttavia Mattia Corvino sin da inizio si rivela un re fortissimo, che accentrerà su di sé ogni potere, riuscirà immediatamente a eliminare questi due. Appena diventato diciottenne, Mattia Corvino costringe suo zio Michele Silagi a dimettersi da reggente, e costringe il nobile Ladislao Garai a dimettersi da palatino, e quindi il potere è tutto suo. Voi pensate che i grandi magnati possano accettare questo e l'affronto che Mattia Corvino ha fatto all'illustre famiglia dei Garai? Assolutamente no.
Per la 50ª volta, no, nella storia dell'Ungheria i grandi nobili si ribellano e offrono la corona ungherese a un altro candidato, cioè l'imperatore germanico Federico III. Federico III invade l'Ungheria, ma Mattia Corvino lo sconfigge durissimamente. Non solo, ma poi poco dopo distrugge uno per uno gli eserciti privati dei grandi aristocratici, d'accordo? E quindi si fa subito la fama di personaggio imbattibile. Matteo Corvino schiaccia i grandi aristocratici. La situazione con gli ottomani è diventata veramente pericolosa. Proprio nei primi anni di regno di Corvino, gli ottomani nel 1459 sottomettono e inglobano definitivamente la Serbia. Pochi anni dopo, nel 1463, gli ottomani sottomettono definitivamente la Bosnia. Cioè praticamente ci manca soltanto l'Ungheria da conquistare per gli ottomani, che hanno già conquistato tutti i Balcani, tutti i popoli, diciamo, a sud dell'Ungheria. Nel 1464 Mattia Corvino fa un accordo di pace con l'imperatore di Germania Federico III e si scaglia contro gli ottomani e riesce a sconfiggerli. Nel 1464 gli ottomani sono sconfitti in Bosnia e Mattia Corvino riesce ad asservire sia la Serbia sia la Valacchia, che comunque appunto erano stati vassalli dell'impero ottomano, d'accordo? Quindi lui li strappa in qualche modo agli ottomani. Mattia Corvino riorganizza completamente l'esercito, obbliga i piccoli nobili a prestare servizio militare, ok? Personalmente. I piccoli nobili devono prestare servizio militare personalmente, i grandi nobili devono fornire cavalli e soldati, capite? Quindi è chiaro che i nobili non sono tanto contenti, devono pagare delle tasse, devono partecipare direttamente alla guerra, devono fornire materiale, cioè vengono fortemente tassati da Mattia Corvino. Mattia Corvino è uno dei primi in Europa e nel mondo a istituire un esercito permanente, d'accordo? Un esercito di leva. Il suo esercito diventa fortissimo, non solo, ma lui istituisce la leggendaria Armata Nera. L'Armata Nera è un esercito di mercenari che si farà la fama di imbattibilità. L'Armata Nera viene finanziata da forti tasse, per questo Corvino ben presto scontenta sia la nobiltà sia i contadini, perché per mantenere questo esercito, ma anche la sua corte, che vedremo che era spettacolare, era necessario alzare le tasse e lui alzò le tasse in maniera difficilmente sostenibile. Mattia Corvino è anche uno che rifà le leggi dell'Ungheria, un re veramente importantissimo, fa delle riforme in campo amministrativo, in campo giudiziario, molto importanti. Mattia Corvino è a tutti gli effetti un grande principe del Rinascimento europeo, come Lorenzo il Magnifico, come tantissimi altri principi, come il Duca di Borgogna, come Francesco I, come tantissimi Francesco I di Francia, come i papi, come Papa Pio II, Enea Silvio Piccolomini, cioè era nell'est europeo, ma questo non vuol dire niente. Si diffonde proprio il Rinascimento ungherese con grandissime realizzazioni culturali. La biblioteca Corvina è famosa, mise insieme una biblioteca che era eccezionale e che era aperta al pubblico, è una delle più importanti biblioteche aperte al pubblico, una delle prime biblioteche aperte al pubblico nella storia d'Europa. Secondo molti storici era la terza biblioteca per importanza del mondo, dopo la Biblioteca Vaticana e la Biblioteca di Urbino. Secondo altri storici sarebbe stata la seconda biblioteca più importante del mondo, dopo quella vaticana, e si trovava a Budapest, in Ungheria.
a Buda, se vogliamo essere più precisi, d'accordo? Questo fu anche merito della sua seconda moglie, bellissima ma difficile, vedremo poi dopo che cosa combinerà. La sua seconda moglie, Beatrice di Napoli, lui sposa in seconde nozze, una persona bellissima e raffinatissima, Beatrice di Napoli. Attenzione, non è più Angiò, no? Come tutti abbiamo visto i napoletani precedenti, non è una Angiò, un'angioina, perché nel frattempo gli angioini, come sapete, sono stati sostituiti dagli aragonesi a Napoli, quindi Beatrice di Napoli è Beatrice d'Aragona, non chiamatela Beatrice d'Angiò. Sorge l'architettura gotica e rinascimentale a Budapest e in altre città, con grandissimi palazzi tuttora famosi, tuttora oggetto di visite turistiche. Gli umanisti italiani ospitati alla corte di Matteo Corvino sono moltissimi, di alto livello. Gli storici come Bonvini, Galeotti e Ranzano, che fondano la scuola storiografica ungherese, l'astronomo regiomontano che ispira la fondazione dell'Accademia di Pozsony, che Pozsony noi la chiamiamo Bratislava, però in ungherese Pozsony, anzi, forse si dice Posion, una accademia, d'accordo? Un'accademia proprio di stampo umanistico rinascimentale. Il grande umanista ungherese che abbiamo già citato nella scorsa lezione, che era stato l'insegnante, era stato il precettore di Matteo Corvino che ebbe una parte, no, nella presa di potere, una parte importante per far andare al potere Mattia Corvino, János Vites, grande umanista ungherese, János Vites, che era l'arcivescovo di Esztergom e appunto era stato precettore del giovane sovrano. Lui animò la letteratura umanistica ungherese, in cui spicca un altro ecclesiastico, il vescovo di Pécs, d'accordo, della città di Pécs. Quindi si tratta di due ecclesiastici. Il vescovo di Pécs si chiama János Czezmicei. Non è una sorpresa che ad animare la letteratura nazionale siano degli ecclesiastici. Anche in Serbia, in Bosnia oppure nella Boemia degli Ussiti era stato così. Comincia a operare a Buda la prima stamperia ungherese, la stampa a caratteri mobili, nel 1473, d'accordo? 1473. Quindi grande respiro culturale della corte di Mattia Corvino e di sua moglie, la sua difficile e insoddisfatta moglie. Vedremo cosa combinerà Beatrice di Napoli. Allora, nei primi anni Mattia Corvino si scaglia contro gli ottomani, poi però cambia strategia, inizia a muovere verso occidente per cercare di conquistare dei territori in occidente. Vedremo che lui sarà anche fortemente criticato per questo, ma come? Spendi tutti i tuoi soldi per l'esercito e poi invece di utilizzarlo contro il pericolo imminente degli ottomani vai ad attaccare Boemia ed Austria. Ma la strategia di Corvino non è la strategia di un pazzo, molti storici dicono si è fatto prendere dalla mania di grandezza, però in realtà altri storici dicono che alla base vi era una strategia, lo vedremo. Mattia Corvino invade la Boemia, ok, la Boemia di re Giorgio Podebrari, qui c'ho scritto Boemia, qui sotto è la Boemia, di Giorgio Podebrari, spero che si legga Giorgio Podebrari. Corvino in prime nozze, prima di sposare la difficile Beatrice di Napoli, aveva sposato Caterina Podebrari, che era la figlia appunto del re di Boemia Giorgio Podebrari, ma Caterina era defunta. E da buon cattolico Mattia Corvino segue la sollecitazione del Papa, di vari papi che scatenarono crociate contro la Boemia.
dichiararono eretico Giorgio Podebrari perché Giorgio Podebrari era ussita, d'accordo? Difendeva gli eretici ussiti di Boemia. Quindi Mattia Corvino si scaglia contro il re di Boemia Giorgio Podebrari e Giorgio Podebrari è accusato di aver mantenuto rapporti con i grandi magnati ungheresi ostili a Mattia, però insomma forse non era un motivo straordinario per fargli la guerra. Comunque Mattia si volge con i suoi eserciti verso occidente e non più contro gli ottomani. Nel 1469 Mattia ha degli enormi successi in Boemia, invade la Moravia, occupa città come Brno oppure Olomouc. Sono città in Boemia. Lui entra prima in Moravia, Bro e Olomouc, e poi invade proprio la Olomouc, si chiama Olmütz, cioè alla tedesca si dice Olmütz, però insomma forse è meglio dire Olomouc. E quindi niente, pensate che addirittura lui si fa eleggere re di Boemia in concorrenza con Giorgio Podebrari, che come abbiamo detto era considerato eretico, e quindi lui, Mattia Corvino, lo vuole sostituire, d'accordo? Si fa eleggere nel 1469 a Brno. Si fa eleggere re di Boemia, Mattia Corvino. Come risponde Giorgio Podebrari? Fate molta attenzione. Giorgio Podebrari risponde all'aggressione ungherese cercando l'aiuto della Polonia. Prima di tutto lui si fa eleggere re di Boemia Mattia Corvino dagli stati ceco-moravi e slesiani riuniti a Olomouc. Attenzione, l'elezione, forse ho sbagliato, avviene a Olomouc, però viene incoronato a Brno, come vi ho detto. Giorgio Podebrari risponde cercando l'unione con la Polonia, e non solo si fa comunque confermare dagli stati di Boemia re di Boemia, quindi abbiamo due re di Boemia contemporaneamente, Mattia Corvino e Giorgio Podebrari. Ma cosa fa Giorgio Podebrari? Fa eleggere, attenzione, come suo successore Ladislao, figlio di Casimiro di Polonia. Vedete qua ho scritto Polonia, c'era il re Casimiro all'epoca, suo figlio era Ladislao. Allora, Giorgio Podebrari cerca l'aiuto della Polonia contro l'Ungheria e nomina come suo successore, non avendo lui figli, nomina come suo successore Ladislao Jagellone, figlio del re Casimiro di Polonia, d'accordo? Ottenendo quindi l'aiuto della Polonia contro Mattia. E infatti nel 1471, attenzione, Giorgio Podebrari muore, gli succede infatti Ladislao di Polonia, che io vedete ho messo qui con una freccia, qui la Polonia, qui la Boemia. Dalla Polonia Ladislao diventa re di Boemia, d'accordo? Così si salva in qualche modo la Boemia. Attenzione, anche l'imperatore germanico Federico III riconosce Ladislao re di Boemia e non Mattia Corvino. Quindi ci sono due re di Boemia, però chi è il più importante? È Ladislao, che è anche che è il figlio del re di Polonia, ok? È Ladislao, perché Ladislao viene, attenzione, riconosciuto dall'imperatore, mentre il secondo re di Boemia, Mattia Corvino, no. Significa che Ladislao ha dignità elettorale, capite? Fa parte di quei 7 che eleggono l'imperatore, tra cui c'era il re di Boemia. Cioè ci sono due re di Boemia, ma poi chi elegge l'imperatore, chi ha la potenza dell'elettorato è uno solo, è Ladislao, non è Mattia. Quindi per Mattia il titolo di re di Boemia sarà sempre piuttosto inutile, un titolo assolutamente soltanto onorifico. Insomma,
Mattia Corvino viene molto criticato, sta attaccando la Boemia invece degli ottomani, le tasse sono altissime e come al solito i magnati grandi, che ve lo dico a fare, i grandi nobili ungheresi si ribellano, c'è malcontento per tasse pesanti che appunto vengono utilizzate per combattere la Boemia e non gli ottomani. I nobili offrono il trono, attenzione, a Casimiro, il re di Polonia. I nobili di Ungheria vogliono cacciare Mattia e dare il trono a Casimiro, re di Polonia. Mattia Corvino però riesce a schiacciarli, riesce a domare i magnati traditori e riesce anche a sconfiggere Casimiro, re di Polonia, che aveva invaso l'Ungheria. Nel 1474 nuova guerra alla Boemia. Vi ricordo che ora il re di Boemia è Ladislao, che Mattia Corvino però vince sempre, entra a Breslavia in trionfo e quindi si prende la Slesia. Fate attenzione che la Boemia possedeva anche territori tedesco-polacchi come la Lusazia e la Slesia. E Mattia Corvino li invade, d'accordo? Allora, molti dicono lui sprecò le proprie le forze contro l'Occidente e non contro gli ottomani, però non è proprio vero, perché lui fa queste guerre contro la Boemia e poi vedremo anche contro l'Austria, però comunque le operazioni contro gli ottomani non mancano. Certo, non utilizzerà mai la sua famosa armata nera contro gli ottomani, però li tiene a bada al confine. Qual è la strana strategia di Mattia Corvino contro gli ottomani? Lo vedremo tra poco. Nel 1475-1476 Mattia Corvino fa delle spedizioni contro gli ottomani per conquistare zone di frontiera in Bosnia e in Bulgaria e riesce a sconfiggerli. Nel 1478 c'è il trattato di Olomouc, che è importantissimo. Il trattato di Olomouc tra l'Ungheria e la Boemia. Mattia Corvino accetta Ladislao, re di Boemia, che continui a essere re di Boemia, ma si prende territori immensi, come vi ho detto. La Slesia, la Lusazia vengono tolte alla Boemia, ma attenzione, non solo, persino la Moravia, che era unita alla Boemia da tantissimo tempo, quindi la Boemia perde moltissimi territori, che quindi il re d'Ungheria Mattia Corvino conquista dalla Boemia. Poi nel 1479 al 1481 fa anche delle spedizioni di nuovo contro gli ottomani per conquistare zone di frontiera di Bosnia e Bulgaria, esattamente come le spedizioni di qualche anno precedenti, e anche qui sconfigge tranquillamente gli ottomani. Ma lui continua a voler conquistare l'Occidente. Dal 1477 al 1485, ripeto, 1477-1485, Mattia Corvino porta avanti ben 3 campagne di aggressione contro l'Austria. Vienna è conquistata e saccheggiata varie volte, così come ha sottratto territori alla Boemia. Pensate, Mattia Corvino riesce a sconfiggere anche la forte Austria, si fa dare dagli Asburgo d'Austria tutta l'Austria meridionale e la Stiria, quindi lui conquista, capito, territori, capite, territori in profondità in Austria, menomando il complesso proprio di possedimenti austriaci. La strategia di Mattia Corvino è una strategia forse impossibile, forse utopistica, forse presuntuosa. Lui voleva farsi eleggere imperatore di Germania. Per questo, capite, vuole diventare re di Boemia e conquistare l'Austria. Vuole farsi eleggere niente meno che imperatore del Sacro Romano Impero. Qual è la sua strategia? In realtà la sua strategia è di unire i tedeschi, i cechi e gli ungheresi in un'unica federazione con lui a capo per avere la forza di sconfiggere gli ottomani.
era possibile una cosa del genere? Capite qual era la sua strategia? Ora, gli storici si dividono in due, la maggior parte degli storici ungheresi, guidati anche proprio dal vecchio, dall'antico Balint Oman, storico molto famoso degli anni 20-30 del Novecento, difendono Mattia Corvino, dicono che Mattia Corvino, a differenza degli altri, era geniale, era lungimirante, aveva capito che l'Ungheria non poteva combattere da sola contro gli ottomani, anzi, che se l'avesse fatto si sarebbe formata un'alleanza tra Boemia, Germania e forse anche Polonia ai danni dell'Ungheria. L'Ungheria sarebbe stata sottomessa appunto dagli stati occidentali. Per evitare questo, Mattia Corvino, lui conquistare gli stati occidentali, diventare lui imperatore, mettersi lui a capo di tutta una confederazione di cechi, capite, di tedeschi, di polacchi e di ungheresi, per poter avere un superstato, una confederazione di stati per poter sconfiggere gli ottomani. Non si poteva combattere da soli contro gli ottomani. Questo è quello che dicono gli storici ungheresi, che difendono la strategia, che per loro è proprio di grandissimo livello, di grandissimo spessore di Matteo Corvino, ma molti altri storici, quelli non ungheresi, non ci credono, dicono che Mattia Corvino abbia attaccato Austria-Boemia soltanto perché era stato preso proprio da manie di conquista e che comunque la sua strategia sarebbe stata impossibile. Inoltre Mattia Corvino è andato a danneggiare proprio, ricordate, il precedente re di Boemia, Giorgio Podebrari, che è vero che era eretico, che era un ussita, però voleva lui stesso, Giorgio Podebrari, re di Boemia, creare una federazione tra tanti stati per muovere contro gli ottomani. Lui parlava proprio di una federazione di stati e Giorgio Podebrari manteneva buoni rapporti con tutti. Quindi Mattia Corvino va ad attaccare un nemico degli ottomani. Chi altri avrebbe potuto combattere fieramente con la forza della fede contro gli ottomani se non gli ussiti? Enea Silvio Piccolomini, grande umanista di Siena, li considera eretici, scatena crociate contro di loro, eccetera, eccetera. Come Papa prima era stato tollerante con gli ussiti, Enea Silvio Piccolomini, Papa col nome di Pio II, poi si scaglia, una volta diventato Papa, si scaglia contro gli ussiti, cioè lancia la crociata contro di loro. Pensate, Giorgio Podebrari è così amato e così popolare che il Papa Pio II, Eneo Silvio Piccolomini da Siena, da Pienza, non trova nessuno che metta in pratica questa crociata, nessun principe tedesco, neanche l'imperatore, perché tutti volevano bene a Giorgio Podebrari. Alla fine Neo Silvio Piccolomini Pio II cercherà di lanciare una sua allucinata crociata da Ancona, dove andrà a morire aspettando le navi veneziane e i contingenti di altri stati che gli avevano, capite, falsamente promesso i soldati, le navi per fare la crociata, mentre chi avrebbe potuto fare la crociata davvero con uno spirito cristiano da contrapporre alla jihad musulmana sarebbero stati proprio gli ussiti di Boemia, che il Papa Pio II aveva in tutti i modi cercato di schiacciare. Quindi ci possono essere differenti interpretazioni. Chi difende Mattia Corvino, come Balint Oman abbiamo visto, e molti storici ungheresi, fa notare che non è vero che Mattia Corvino non abbia combattuto contro gli ottomani, l'abbiamo visto, li combatte, li sconfigge, conquista territori di frontiera, però per combatterli definitivamente avrebbe voluto diventare imperatore di Germania e capo del mondo cristiano, a capo di un'immensa federazione di stati. La cosa non gli riuscì, d'accordo? Non gli riuscì, peraltro muore prematuramente. Mattia Corvino muore nel 1490, muore improvvisamente a 50 anni. Non ha eredi né dalla prima moglie Caterina Podebrari né dalla seconda moglie, l'abbiamo definita bellissima e difficile, Beatrice di Napoli. Lui che cosa ha? Ha soltanto un figlio illegittimo, lo vedete questo qua nell'albero genealogico? Giovanni Corvino è un figlio illegittimo.
lui spera di garantire la successione a suo figlio illegittimo, Giovanni Corvino. Secondo voi i nobili, grandi magnati ungheresi eleggeranno mai un figlio illegittimo, un Giovanni Corvino? Assolutamente non pensano di eleggerlo. I nobili preferiscono eleggere deboli principi stranieri per non pagare più le pesanti tasse pagate durante il regno di Mattia Corvino, per poter spadroneggiare, prendere tutto il potere. Mattia Corvino comunque, Mattia Unia di Corvino, insieme a suo padre, ve lo ricordate, il grande generale Giovanni Unia di, è anch'egli un eroe nazionale ungherese. I nobili eleggono Ladislao II Jagellone re di Boemia, ve lo ricordate? Dalla Polonia è andato alla Boemia. Attenzione adesso, prima freccia dalla Polonia va alla Boemia, era re di Boemia, seconda freccia, d'accordo, da re di Boemia Ladislao II, d'accordo, Ladislao II diventa, vedete, dopo Giovanni Corvino, diventa il suo successore, regnerà sull'Ungheria dal 1490 al 1515. Ladislao Jagellone è un sovrano debole e incapace. I nobili ungheresi l'hanno scelto e l'hanno eletto proprio perché debole e incapace. Avrebbero potuto preferire il fratello minore, che era molto migliore di lui. Il fratello minore di Ladislao era Giovanni Alberto, che poi diventerà re di Polonia nel 1492, il fratello minore di Ladislao, che re di Boemia diventa anche re di Ungheria, abbiamo visto, il fratello minore di Ladislao, Giovanni Alberto, nel 1492 diventerà re di Polonia ed era molto molto meglio, molto molto più forte del debole Ladislao. Ma i nobili ungheresi avrebbero potuto anche eleggere Massimiliano I d'Asburgo, un sovrano che si era dimostrato un sovrano forte, e invece niente. Per sconfiggere però i nobili, per sconfiggere il figlio legittimo di Mattia Corvino, Giovanni Corvino, finanziano per un'ultima volta l'Armata Nera, ve la ricordate? La leggendaria Armata Nera di Mattia Corvino. E quindi utilizzano proprio la grande invenzione di Mattia Corvino per sconfiggere, per sbarrare la strada al figlio illegittimo ed erede designato di Maria Corvino, Giovanni Corvino. Poi l'Armata Nera non verrà finanziata più, verrà sciolta perché i nobili non vogliono più pagare le tasse e come non si preoccupano degli ottomani? No, non si preoccupano. Distruggeranno tutta la potenza militare di Giovanni Corvino. Qualche storico ha detto che se l'Armata Nera fosse stata mantenuta in vita avrebbe potuto sconfiggere gli ottomani, a differenza di quello che avverrà. Chi lo sa. Peraltro Giovanni Corvino viene sconfitto, non crea disordini, non crea problemi, si accontenta del titolo di Duca di Slavonia e si ritira, d'accordo? Fate attenzione perché qui abbiamo il nostro gossip, anche qui il nostro beautiful in Ungheria. Mattia Corvino, ok, voleva fare eleggere il figlio illegittimo, ma chi glielo impedisce? È proprio sua moglie, una di coloro che si misero contro di lei, Beatrice di Napoli, d'accordo? La sua seconda moglie, che preferì Ladislao e contribuì a fare eleggere Ladislao re di Ungheria e non Giovanni Corvino, perché lei, pensate, incredibilmente Beatrice di Napoli era diventata già da tempo amante di Ladislao, tradiva Mattia Corvino ed era l'amante, sembra che sia rimasta affascinata all'improvviso da Ladislao e Ladislao affascinato da lei perché era bellissima, si dice, Beatrice di Napoli. I due erano amanti già dal 1478, d'accordo, dal 1478, ben 12 anni prima che Ladislao diventasse re. Beatrice, la moglie di Mattia Corvino,
lo tradiva con Ladislao, re di Boemia, d'accordo? I due poi, pensate, dopo la morte di Mattia Corvino si sposarono. Beatrice di Napoli, da essere moglie di Mattia Corvino, diventa moglie del nuovo re d'Ungheria, re di Boemia, Ladislao II. Si sposano nel 1490, si sposano in segreto, incredibilmente, perché? Perché Ladislao II è già sposato. Capite? Quindi Ladislao II sposa Beatrice in seconde nozze, essendo già sposato con una prima moglie, quindi è bigamo. Quando capisce Ladislao II che Beatrice non gli darà dei figli perché passano 10 anni fino al 1500 e figli non ne nascono, capite cosa fa Ladislao? Si libera di Beatrice utilizzando il cavillo che lui era già sposato, fa sì che il Papa annulli il matrimonio, ok? E Beatrice deve soltanto tornarsene a Napoli.